Eccolo qui. OM M7. Perché? Come mai? Dov'è finito l'M6? L'M6 è tornato dal mittente perché aveva avuto un errore irreversibile, errore 01, che non vi auguro di averlo mai, perché è un errore legato ai motori, proprio ai motori del gimbal, quindi difficilmente risolvibile. C'è chi dice che si risolve col firmware, installando il firmware, c'è chi dice invece no. Io, visto che era ancora in garanzia, ho detto quasi quasi lo rimando indietro, c'è sempre il campo di disordine, ma veramente è stata la parrucchiera, ma ragazzi, guardate, c'è le corna proprio, le corna e stracorna. E praticamente me l'hanno preso indietro Amazon e quindi ho deciso di prendere l'M7. E adesso in questo video innanzitutto andiamo a vedere la scatola, che è quasi uguale all'M6, ma c'è qualcosa di diverso, molto interessante? Sì. Innanzitutto, io sono Gennaro, vi do il benvenuto sul canale. In questo canale si parla di accessori legati agli smartphone, ai tablet e ovviamente che aiutano la nostra creatività, aiuto alla creatività. Quindi andiamo a vedere il contenuto di questo M7 e poi vi dirò le differenze e poi, sperando che il tempo sia clemente, in una seconda parte andremo a provarlo all'esterno. Cosa c'è in questa scatola? Abbiamo l'M7. La cosa che mi è piaciuta tanto è questa, non so se riuscite a vedere, questa microscopica linguettina che hanno aggiunto per far sì tirar fuori meglio ovviamente dalla scatola il gimbal, diciamo la confezione che resta la stessa, vedete. Abbiamo una bellissima confezione, ovviamente così fatta bene, c'è anche scritto M7 qua sopra, vedete che bello. E apriamo la confezione, che praticamente è una custodia. Ecco, la cosa no, c'è invece, sono stato io malfidato, hanno messo anche la maniglia, mi sembra che dall'altra parte non c'era. Ecco qua, M7 pronti per voi. Qui c'è il gimbal, qua dentro abbiamo sempre il cavo di ricarica e all'interno troviamo anche un cavo USB-C per ricaricare lo smartphone. Poi vi dirò la durata delle batterie perché non so se ho capito. Dove finire? Vedete il capoccione, vedete? Cavo di ricarica, questo qua è l'USB-C, e questo invece è il cavo di ricarica che ci permette di caricare i nostri smartphone. Io ovviamente ho il cavo Lightning USB-C, mi ero già armato di questo cavo e praticamente ce l'ho lì, quindi posso caricare anche il mio iPhone 13 che ormai è diventato vecchio, come dicono. Ovviamente tutti sono vecchi questi supporti, non si possono più utilizzare questi dispositivi. Cavolo. E qui c'è il treppiedi. Il treppiedi è molto bello, lo faccio vedere così perché ne vale la pena. A dispetto dell'altro è praticamente molto più robusto. Io ho visto questo molto più robusto. Aspettate che ci sono i cagnolini che vogliono uscire, quindi devo aprire la porta. Bene, dove erano rimasti? I cagnolini sono usciti perché ovviamente la stanza la chiudo un po'. E qui abbiamo il gimbal. Il gimbal, adesso chiudo tutto, lo metto sul suo. Ah, beh, dentro la scatola abbiamo ancora qualcosa da farvi vedere, ma ovviamente non è che sia importantissimo, ma ve lo faccio vedere ugualmente perché ovviamente dovete vedere tutto il contenuto. Ecco, dentro la scatola, vabbè, la sacca era così, invece l'ha messa così, vabbè. Abbiamo i manualetti di istruzione, varie cose, e qui vedete il cavetto che io ho praticamente avevo comprato già per altro gimbal, e praticamente è il cavetto USB-C Lightning, quindi posso ricaricare tranquillamente il mio iPhone vecchio come il Cucco 13 che è pagato solo 1100 euro. No, ragazzi, cosa sono 1100 euro per Make Creator? Niente. Va bene, va bene. Non facciamo polemiche, lasciamo stare le polemiche a altri. Allora, questo è il gimbal, ok? Adesso ve lo faccio vedere ovviamente nei suoi dettagli perché ne vale la pena, sono cambiate molte cose.
E la cosa che ovviamente adesso non ve lo faccio vedere spento, ma la cosa che è cambiata è questo. Questo è il remote control ed è uno schermo anche, adesso non so se è OLED, ma si vede molto bene. È uno schermo che fa tante, tante, tante belle cose e ne fa una in particolare che vi lascerà a bocca aperta. Dunque, vediamo da vicino le cose che sono cambiate, che sono praticamente un po' variate dalla versione M6. La prima cosa che ci salta all'occhio è il blocco di tutti gli assi e si sbloccano con queste, vedete, non so se riuscite a vedere bene, ok, questi piccoli, diciamo, interruttori. Vedete, ho sbloccato questo. Ok, ho sbloccato questo, adesso vado a sbloccare anche quell'altro, vedete che faccio così e sblocco anche quest'asse qua. Ok, quindi sono praticamente hanno inserito tutti questi blocchi qua perché non so perché, però ci stanno. E qua c'è l'altro, non so se riuscite a vederlo, aspettate che abbasso un po' il gimbal. Ho fatto un po' una cosa di fortuna perché qua non si sa mai come. Ecco qua, vedete, sono tutti praticamente adesso gli assi sono tutti praticamente che sono non bloccati, quindi praticamente si bloccano tutti, ok? Qua c'è sempre la levetta, ve la faccio di nuovo vedere, aspettate che non sbaglio telecamera, la levetta per andare a, vedete, eccola qua, per andare a vedere dove è la levetta, aspettate un attimo che vado a fare di nuovo così, ecco qua, qua c'è la levettina, sempre questa che ci permette di andare a regolare questo asse qua, vedete questo asse qua, ok? Questo asse qua si regola così, aspettate un attimo che rifaccio, ok, l'inquadratura, ok, così, ed è questa si blocca. Un'altra cosa che hanno aggiunto che io non mi ricordo che c'era, io non lo so se poi sono io che non mi ricordo male, ok, potrebbe essere anche questo, hanno aggiunto un'altra regolazione, questa, ok, praticamente questo asse va su e giù, adesso non so se va su e giù senza telefono, aspettate un attimo che non vorrei sfasciarlo. Dunque non va su senza telefono, quindi bisogna mettere il telefono e poi questo in qualche maniera va su e giù, ok? Si regola anche su e giù perché giustamente hanno visto che era necessario. Adesso poi ve lo faccio vedere bene. Un'altra cosa che hanno aggiunto, che praticamente è una cosa che andava persa e io, come sapete, l'ho perso, è lo stacco della testa AI, cioè questo il sensore. Non si stacca più così, vedete, non viene più così. Metti le mani dall'altra parte, fratino, è lo stesso, non si vede un caso. Qua, ok, abbiamo due pulsantini, ok, di qua e qua, vedete, abbiamo due pulsantini che praticamente, se io li schiaccio, permettono di staccare poi la testa, quindi vado a premere e stacco la testolina. Ecco, e questo è molto bello perché praticamente non si perde più. Ok, la testa non si perde più. I pulsanti sono qua, non so se riuscite a vederli. Sono due pulsantini messi lateralmente. Quindi diciamo che hanno fatto una cosa furba perché la testa volava. E volano le teste, ragazzi, volano anche le teste, non c'è questo, non c'è da meravigliarsi. E quindi si perdeva ovviamente tutto. Altre cose non ce ne sono, se non lo schermo, ovviamente, che vi faccio vedere da vicino, sperando che la messa a fuoco sia giusta, ovviamente che io centri tutto. È il joystickino, vi ricordate che c'era il joystick praticamente che era sul gimbal, ma adesso diciamo l'ha messo qua. Qua ci sono i soliti tastini, ok? Qua c'è lo schermo. Da una parte abbiamo il controllo che controlla praticamente i movimenti lo stato del gimbal che poi vi faccio vedere. E di qua abbiamo anche la ricarica USB-C perché questo monitorino va ricaricato con USB-C, cioè si carica anche ovviamente attraverso il gimbal, ma viene caricato ovviamente anche a sé, quindi potete, e come avete visto, potete staccarlo, ok, e portarvelo a Zonzo. Ma Zonzo perché? A Zonzo perché chi l'ha visto lo sa, già negli altri video di colleghi, chi non l'ha visto ve lo farò vedere io. Adesso andiamo innanzitutto a piazzare il nostro iPhone sul gimbal e lo vediamo acceso. Prima di inserire l'iPhone sul gimbal, vi faccio vedere che ho anche
la staffetta, diciamo adesiva del Fjorden, quindi lo metterò con tutta la staffa e tutta la cover della Reflex. Vi dico che questo gimbal porta oltre 500 grammi, 530 mi sembra di comunque per le caratteristiche ragazzi andate da altri siti, io sono pratico e vi faccio vedere il funzionamento, però 530 grammi oltre mi sembra di peso, quindi ragazzi ce n'è. Come batteria siamo a 12 ore, ok, di funzionamento standard, senza tiri dalla testa, senza tiri dai flash, senza ovviamente nessuna ricarica di nessun genere. Poi abbiamo praticamente 8 ore di funzionamento con la testolina accesa e 4 ore di funzionamento se mettiamo il nostro smartphone in carica. Quindi diciamo che come durata a me piace perché dura molto, praticamente come dire. E adesso diciamo come al solito ragazzi lo sappiamo come vanno inseriti cioè non stiamoci a girare intorno, apriamo le ganascine e andiamo a bloccare. Ecco, è uno dei gimbal, uno dei, diciamo, è rimasto uno dei gimbal che ha praticamente il fermo, ok? Però, come ho detto, se volete mettermi un microfono, spostate e il gioco è fatto. Quindi non abbiamo problemi di peso. Ecco, adesso, se la regia mi inquadra, vediamo un po' se riesco sì, perché io... Ecco qua, oh, ok. La regia? Prego, regia. Ok, vedete che adesso qua va su e giù questo, ok? Vedete che va su e giù, ok? Vedete, va su e giù perché permette anche di andare a regolare, spero che l'avete visto bene, regolare in altezza, ok, la nostra, diciamo, calibrazione manuale. Poi con la leva dietro che vi ho fatto vedere, ovviamente andate a centrare un po' il peso, ok? Quando siete a posto chiudete tutto e il nostro gimbal è pronto per essere acceso. Quindi facciamo così, mettiamolo così, più o meno va bene, e lo accendiamo. Ecco, il solito tastino è situato sulla sinistra del gimbal, perché non stai fermo, perché non stai fermo. Vabbè, stai un po' come ti pare. Qui, sempre qui, aspettate che ve lo inquadro. Ok, imparato. Ok, qua, vedete qua. Ok, lo accendo e praticamente si sente il DIN di OM. Ed ecco qua il monitor. Ragazzi, vi ha sbalordito questa cosa? A me tanto. E io non so cosa dire perché è veramente pazzesco il suo funzionamento. Ecco, come vedete, non so se avete visto, la testolina è già accesa, ok? È già accesa e c'è il LED già che è qua acceso. Ecco, vuol dire che è già in funzione, ma abbiamo sempre il tasto, ovviamente, che possiamo andare a spegnere il nostro sensore e toglierlo ovviamente per fare, non so, per metterlo via. Io mi è rimasta la scatola dell'altro, quindi ho dato indietro quello che avevo comprato. Lo accendiamo, fa ovviamente il suo flash, ok? Come l'altro, ed è pronto per essere utilizzato. Vi voglio far vedere solamente adesso se riesco a fare il gioco delle carte, praticamente i funzionamenti base che li sapevamo già, ok? Li sapevamo già perché li abbiamo già visti ovviamente diciamo nell'altro, nell'M6, la stessa cosa. Quindi se io, vedete, io ho sempre il tasto, la pistolona dietro, vediamo se riesco ancora a abbassare, ok. Questa qui, se faccio 3, ok, il gimbal va in modalità selfie, quindi cosa vuol dire? Con le fotocamere posteriori mi riprendo io. Se li clicco 3 volte riandiamo in modalità ovviamente ok, normale, selfie con le fotocamere anteriori. Se clicco 4 volte il gimbal si sposta dalla posizione, diciamo passa i motori dietro perché ci permette di utilizzare il grandangolo del nostro cellulare oppure qualsiasi lente, libero da qualsiasi intoppo, cioè il grandangolo non riprenderà mai questa parte qui. Quindi già queste, diciamo, queste impostazioni sono praticamente pazzesche. Ma un'altra cosa che non so se
quale gimbal ce l'ha, è questa. Accorgetevi di questa particolarità. Il gimbal si gira a 360 gradi, quindi panoramiche a 360 gradi, non abbiamo un fermo da nessuna parte. Adesso non so, i vari gimbal sono usciti, è uscito il Flow, è uscito un altro gimbal, però non lo so. Questo rimane forse uno dei gimbal che praticamente hanno le funzioni, ok, tutte tranne lo zoom e la messa a fuoco che è della rotellona qua del nostro ghierone, compatibili con tutte le applicazioni, cioè utilizzabili in tutte le applicazioni esistenti fotografiche, da quella interna dello smartphone a Blackmagic, a Filmic Pro, a qualsiasi applicazione. Quindi capiamoci la differenza, ok, tra questo e altri gimbal. Poi di cose ovviamente ce ne sono tante, abbiamo ovviamente sempre da questa parte qui, abbiamo sempre il vite da un quarto di pollice per andare a agganciarsi qualsiasi cosa, quindi queste cose qui ce le aveva già l'altro, e qui abbiamo la ghieretta che ci permette di andare a ovviamente fare dei movimenti. Ecco, se la prima cosa, se io clicco una volta, ok, una volta sola, non succede niente, due volte, vedete, e il mio gimbal va in questo stato, praticamente, ok, vedete che adesso va su e giù, clicco un'altra volta e praticamente muove l'altro asse, ok, clicco un'altra volta e praticamente andiamo in rotazione. Quindi la rotellina, questa ghiera ci permette di fare questi movimenti. Due clic per ritornare, ovviamente, cioè fermare questa funzione. Due clic dietro, ok, nella pistola, diciamo, del grilletto, per ritornare il gimbal nel modo default. Quindi queste funzioni più o meno erano le stesse, ok, diciamo legate al gimbal M6. Le nuove funzioni che vi farò vedere adesso ovviamente sono legate al nostro al telecomandino, che andremo a staccare e vediamo un attimo nel dettaglio. Mi sono munito ovviamente della fotocamera nascosta di iPhone per farvi vedere cosa? Per farvi vedere innanzitutto il telecomando un po' da vicino. Abbiamo il tasto qua di spegnimento, ma solo del telecomando. Ok, clicco e il telecomando si accende mentre il gimbal è rimasto acceso. Ok, quindi questo ci permette di risparmiare un po' di batteria sul telecomando. Innanzitutto in cima abbiamo tutte le icone di stato, ok? Dalla batteria del telecomando, della funzione ISE acceso, spento, Bluetooth, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante ovviamente sono le iconette. Ma prima di andare a vedere le iconette vi voglio far vedere il tasto, questo qua che vi dicevo. Vedete, non so se lo vedete in... però c'è un tasto. Se io lo vado a premere 3 volte, vedete il gimbal, ok, ruota sia in modalità selfie che in modalità normale. Se io faccio 3-4 volte, cosa succede? Esce o entra nella modalità grandangolo, quindi abbiamo il controllo della stessa cosa che fa il grilletto. Se io vado a spostarlo e faccio 2 volte, ok, abbiamo la stessa cosa del grilletto. Qui abbiamo il joystick, quindi il nostro gimbal gira, ok, fa quello che deve fare. Abbiamo sempre il tasto di registrazione stop fotografico e qua delle modalità. Ma la cosa interessante ovviamente è all'interno di questo telecomando. Vi faccio vedere la cosa più bella, ve la faccio vedere dopo. Qui abbiamo le impostazioni della ghiera. Ok, praticamente se clicchiamo qua dentro abbiamo quello che può fare, ok, abbiamo tutte le impostazioni, se vogliamo farlo andare al contrario, e qui è una cosa bellissima perché qua abbiamo ovviamente la prima cosa, l'accensione, non so se la vedete, penso di sì, l'accensione e il spegnimento, ok, aspettate che vado a verificare, ok, lo vedete? Oh? Vediamo un po'. C'ho il monitor davanti, ragazzi, sono un pasticcio. Ecco qua, lo vedete, vedete? Oh, ok, vedete? Perfetto. E questa è accesa, ma non solo. Se vado qui, mi permette di andare a regolare la temperatura, ok, e l'intensità agendo sul telecomando. Quindi posso scegliere tra
ovviamente CCT o RGB. E quando vado a cliccare qua, ok, vado a fare così, più o meno, ok, e quindi posso andare a cambiare tutto quello che voglio. Adesso andiamo in CCT, vi faccio vedere che qua possiamo cambiare i cambi. Quindi, ragazzi, oltre a utilizzare la ghiera, posso utilizzare il telecomando, quindi molto molto comodo e la posso spegnere. Torno indietro e qua dentro invece ho il controllo del tilt, ma questo poco importa, la cosa importante è qua. Qui posso cambiare le modalità del gimbal, quindi cliccando su una di queste io cambio la modalità, ma la cosa carina è questa: io posso andare a bloccare i motori che voglio, cioè lasciare liberi i motori e bloccarli, e bloccare quelli che voglio che siano bloccati. Quindi è una cosa di personalizzazione. Sì, sono tre motorini, però intanto è una personalizzazione niente male. E poi lo vedremo ovviamente nella dimostrazione. Appena c'è un bel tempino andiamo a farci una dimostrazioncina. Quindi posso andare al volo a cambiare, ma posso anche premere il tasto. Come vedete, ok, premendo il tasto cambio le modalità. È la stessa cosa del gimbal, come diciamo l'M6. Ecco, questo detto forse una bugia prima, perché no, sono giusto qua. Ecco, questa parte qua invece permette di fare delle panoramiche. Ecco, le panoramiche, ragazzi, sono alla portata di tutte le applicazioni. Qua abbiamo invece la possibilità di andare a fare tilt o no. Tilt cosa vuol dire? È quella, aspettate che la rotazione, ok, del gimbal che gira così, quindi è molto carino. Se vado a premere adesso uno di questi, che succede? Il gimbal ruota. Ovviamente manda in rec solo la sua fotocamera, le altre bisogna mettere manualmente cliccando su questo tasto qui prima e poi mandare facendo la panoramica. Abbiamo 360, 180, quindi vabbè, questa è la funzione che è infinita, quindi devo fare per forza così, ok? Su fine per formare la rotazione. E abbiamo anche la possibilità di andare, vi faccio vedere quest'altra, di andare a settare la velocità. Vedete, se io vado a diminuire, il gimbal ovviamente ruota, ok? Meno velocemente, quindi eh. E qui azioniamo la parte tilt. Adesso ve la faccio vedere così. Vedete che il gimbal si gira e fa ovviamente il suo tiltino. Quindi possiamo avvalerci di queste funzioni che sono utilizzabili su tutte le applicazioni. Lo ripeto e non lo ripeto più. Poi abbiamo qui la possibilità di cosa me l'ho dimenticata, di andare a mettere in modalità grandangolo o no. Quindi abbiamo questa funzione qua. Ecco, forse questa ho detto proprio prima una boiatina. Questa ovviamente le panoramiche che riguardano le foto ovviamente sono solamente, si possono fare solamente con la fotocamera interna, perché cioè sua. Non lo so, si potrebbe provare con la fotocamera interna di iPhone, ma ovviamente per fare video questa non va bene, perché ovviamente vado qua e come inizio a fare così, lui vedete incomincia a scattare, ok, degli scatti, quindi ci vuole la fotocamera interna. L'applicazione, ok, dedicata. Ma ce ne possiamo fare una piccola ragione. Qui finisce questo menu, andiamo un swipe verso sinistra e ce n'è un altro. Cosa abbiamo qua dentro? Innanzitutto abbiamo la prima cosa, questo permette di regolare, ok, i movimenti del joystick, quindi lo sapevamo già fare nell'altro gimbal. Poi qua invece abbiamo, ovviamente, ecco qua abbiamo i tastini che non vi ho detto, ma ci sono sempre i tastini fisici, quindi sapete, per andare a fare delle panoramiche e dei movimenti ovviamente personalizzati abbiamo le due posizioni A e B, quindi poi le vedremo, ma questo l'abbiamo già visto in un altro gimbal, ci permette di fare dei movimenti al nostro gimbal personalizzati. Quindi ecco, infatti ha fatto di down. Poi qua sotto invece ci sono le modalità, ok?
di velocità dei motori, quindi questo l'aveva già l'altro gimbal, e qua invece ci sono le impostazioni, ci sono il linguaggio, eccetera eccetera, ma questo diciamo che intanto il linguaggio c'è in cinese e inglese, quindi non c'è nessuna lingua. Ok, i menu sono finiti perché non ce n'è più. Andiamo indietro, 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 non ce n'è più. E abbiamo la cosa, diciamo che a me piace di più. Se io adesso allontano il gimbal, ok, e con i tasti lo giro verso di me, sbagliato, erano tre, lo giro verso di me e faccio uno swipe verso destra, destra, ecco qua, ciao ciao, abbiamo il monitor in tempo reale che praticamente ci permette di riprenderci. Ma la cosa che mi ha veramente scioccato è questa: se io mi tappo due volte, ok, aspettate che metto il coso qua, ok, vedete? Mi segue, se io tappo tre volte, lui smette. Non smette, aspettate che... Ok, non so se è smesso o no, si è smesso. E la stessa cosa si fa sempre con l'ok. Ok, se faccio l'ok, lui mi segue di nuovo, o se faccio la mano così, lui si stoppa. Quindi abbiamo sempre questi comandi che sono comodi, ma diciamo che questo a me m'ha fatto impazzire perché fermati, 1, 2, 3. Ecco, bisogna premere praticamente molto dolcemente bisogna tappare due volte, 1, 2, si accende la luce, 1, 2, 3, si spegne la luce. Ecco, quindi voi non avete visto la luce, ma la luce si è accesa e si è spenta. Quindi, eh, eh, cosa ne dite di questa funzione qua? Tra l'altro ha anche, aspettate che faccio una cosa, ecco. Tra l'altro si vede molto bene, adesso vabbè noi siamo con la fotocamera diciamo dell'iPhone, quella nascosta, però il monitor si vede molto bene, non so se riuscite a vederlo, ma si vede molto molto bene. Quindi questa funzione che poi vedremo nel dettaglio, adesso l'ho fatta un po' così, magari ho fatto anche un po' di confusione, però la vedremo nel dettaglio, l'inseguimento dato dal monitorino, ma il monitorino è utile perché? Perché io posso prenderlo e portarmelo a spasso, quindi io posso lasciare il gimbal sul cavalletto, adesso non so quanti metri sono, saranno 30 metri, ma comunque non è che possiamo andare in Giappone a fare il video. Ehm, io posso comandare il mio gimbal da distante, ma non solo, mi posso anche tracciare automaticamente senza ovviamente l'ausilio di fare ok o quello che è. Quindi rimane sempre ovviamente il comando questo per centrare l'inquadratura, tutte queste cose rimangono fisse. Ecco, l'ho fatto, adesso l'ho fatto, fermati ragazzo, per centrare l'inquadratura, quindi cosa dire, è una cosa veramente pazzesca, ve lo posso anche farò vedere con l'inquadratura, ma lo vedremo poi quando faremo il video esterno. E andiamo alle conclusioni. Allora, innanzitutto non vi ho detto, ma adesso ovviamente sulla parte, guardando il gimbal frontalmente, sulla parte destra c'è sempre ehm, il boggio per andare a ricaricare il nostro gimbal, quindi quelle cose sono rimaste le stesse cose. Lo dobbiamo spegnere e tiriamo le conclusioni. Allora ragazzi, per Gennaro, che sia una cosa chiara, è il miglior gimbal di sempre, ok? Io ne ho avuti tanti, dal primo Zhiyun, ok, che è uscito, il primo uscito sul mercato, fino ad avere ovviamente i vari, questo che diciamo è adesso piantato, l'S10 è il DJI Osmo 2 che non mi è mai piaciuto, ma neanche gli altri mi sono mai piaciuti. Mi sono affezionato ai Zhiyun perché erano secondo me i migliori, ma poi sono
inciampato nell'OM e per me è il migliore, anche perché hanno migliorato anche la robustezza e il rumore delle plastiche che non si sentono più. Quindi possiamo andare a bloccare il nostro gimbal per metterlo via. L'ultima cosa che possiamo fare con i tastini che vi ho fatto vedere, quindi blocchiamo tutto, ok? E questa è la cosa secondo me che possiamo è diversa, perché non c'era ovviamente il blocco, ok, di questi assi, non c'era. Adesso io ovviamente perdo di vista tutto, ok, quindi è tutto bloccato meno che questo ovviamente, perché non l'ho bloccato. Ok, tutto bloccato. Quindi se volete riporlo in una valigia, in un'altra ovviamente in una sacca, in qualsiasi cosa, possiamo bloccare gli assi per non danneggiare il gimbal stesso. Quindi ragazzi, per me è il miglior gimbal di sempre per Gennaro, ok? Perché ovviamente ognuno ha le cose soggettive. Si blocca più? Si blocca tutto. Quindi cosa dire a questo punto? Se volete condividete con i vostri amici questo video per far conoscere ovviamente questo nuovo gimbal, anche se l'abbiamo già visto su altri canali. E poi in ultimo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Vi ricordo che l'iscrizione è completamente gratuita, non costa nulla. Quindi vi mando un abbraccio e ci vediamo, spero molto presto, nella prova all'aperto.